Facciamoci un giretto su YouTube. Old martial arts are joke. In che senso? A lot of the old school martial arts schools were very culty because these people who are the students, they know the shit does not really work, but they pretend that it works. This is important. Wow. He smacks the shit out of them. Aspetta, cosa? Sta veramente paragonando questo a questo? No, l'aikido non è neanche lontanamente paragonabile a quelle buffonate. Ma quindi cosa ne pensa Joe Rogan dell'aikido? Vediamo se trovo un altro video che parla di aikido. Ah, ecco. Is Steven Seagal legit? Beh, Steven Seagal è un noto aikidoka. Vediamo. Where does Steven Seagal fall in that line? He is a legitimate Aikido black belt, but the martial art is the questionable thing. It's the martial art of Aikido it's really a martial art that was created to disarm people with swords. Quindi Steven Seagal è legittimo, ma l'aikido no. Andiamo avanti. He's legit. He is very legit, and he was thin. It was a different thing. But the thing is, nobody comes at you like this. I mean, this does not work. It's a dance. Well, it works. It works if someone doesn't know what they're doing, or if you have a lot of physical attributes. Like Seagal's a huge guy. He's a very big guy. Aikido is really about, this is Kendo though. They're using swords, which maybe they do use some of that in Aikido. But in terms of Japanese martial arts, Aikido was never thought of as the most effective. Judo is far more effective. No, momento. C'è qual quadra che non cosa. Nell'aikido ci sono sì i disarmi, ma sono solo una piccola parte delle tecniche. Si studiano i combattimenti con le armi, i disarmi e il combattimento a mani nude. Se volete potete guardarvi i video completi, ve li lascio in descrizione. Ce ne sono anche altri sul tema, ma non dicono molto di più. È evidente che Joe Rogan non conosca davvero l'aikido, probabilmente perché non ha mai avuto l'occasione di incontrare qualcuno di legittimo. E devo riconoscere che non è facile trovare qualcuno che lo pratichi in modo efficace. A proposito di efficacia, ad un certo punto dice che lo judo è più efficace dell'aikido. Secondo me non ha senso dire in assoluto che un'arte marziale è migliore di un'altra. Ma chi sono io, signor nessuno, per dire queste cose? Andiamo a chiederlo a chi ha i titoli per parlarne. Fortuna vuole che in questi giorni ci sia un seminario di Aikido a Viterbo tenuto dal maestro Wolfgang Baumgartner, Shihan, settimo Dan Aikikai, allievo diretto di Morihiro Saito Sensei. Da moltissimi anni diffonde l'Aikido insegnando in America e in Europa. Lo stage è organizzato dal maestro Michele Alessi, quinto Dan Aikikai, Shido-in, pratica Aikido da 27 anni. È anche secondo Dan di Kendo che pratica da 7 anni. Voglio approfittare dell'occasione per fargli qualche domanda. E ovviamente ne parlerò anche con il mio maestro, Sandro Lucagnano, quinto Dan Aikikai, Shido-in, insegnante di Aikido, terzo Dan di Judo, artista marziale da oltre 35 anni. Like al video, attivate la campanella e si parte! È vero che l'aikido è utile solo per disarmare l'avversario? No, assolutamente no.
diciamo, la domanda è generica, riferita al disarmare. L'aikido è utile a tutto, dipende come si pratica l'aikido. Sì, perché c'è chi sostiene che l'aikido è utile solo per disarmare l'avversario. No, non è utile solo a disarmare, è utile anche a difendersi, quindi dipende poi l'avversario come ti attacca. Se è armato, disarmi; se non è armato, che fai? Ti attacca, non sei armato, non ti posso fare la tecnica. Okay, quindi la tecnica funziona anche. La tecnica funziona, sempre come uno fa la tecnica. Aikido is a martial art that teaches how to protect yourself. It's about learning how to be protective in an environment, to be aware that you're surrounded by potential adversaries. So it widens the spirit, it widens your consciousness about what's around you. How do I deal with the energy around me? That is basically, I would say, a form that Aikido teaches. L'Aikido direi che è utile solo per i disarmi è un po' riduttivo. È vero che storicamente ha delle grosse applicazioni a livello appunto di disarmo, però lo studio dell'Aikido prevede la similarità di principi sia nello studio delle armi che delle tecniche a mano nuda. Questo implica che i principi applicati in una difesa possono essere validi sia in una situazione di attacco a mano nuda che appunto armata. L'aikido è diventato anacronistico o può ancora essere utile ai nostri giorni? L'Aikido è un'arte marziale moderna. Affonda le sue radici in altre arti marziali. Lo stesso O-sensei Moriei Ueshiba ha studiato diverse arti marziali prima di trasformarle secondo i suoi principi in ciò che riteneva appunto essere l'Aikido. Non è un'arte marziale che si fonda solo sulla pratica marziale di tecniche, ma è un percorso, una disciplina che forgia il carattere della persona, rafforza gli aspetti mentali e oltre a quelli fisici e tecnici. Secondo me al giorno d'oggi ci sarebbe molto bisogno di una diffusione più in ampia scala dell'Aikido proprio per questo aspetto. C'è poca fermezza e solidità a livello mentale, a livello psicologico. L'Aikido è quindi un'arte marziale che ritengo personalmente completa e che nella sua tradizionalità porta avanti dei concetti moderni. Aikido is a modern martial art. Aikido is something that has the spiritual aspect in it. That means that I am connected to not only the material, but also to a feeling of energy that is around me. And to be observant of that, to be in harmony with that, that's the teaching of Aikido. It is true, I believe that O-sensei used to teach Aikido to police in Japan. Is it right? Do I remember that? Yeah, not only to police, but also to military. He was in a military school, the Navy school that he taught. And he taught non-resistance, he taught getting out of the way, leading the attack, having respect for the opponent and making it into something that is not violent. Ai giorni nostri è ancora utile sia per i benefici che dà durante la pratica e sia anche per la mentalità. Ritorno sempre al solito discorso, dipende sempre come si pratica l'Aikido. Se ci dobbiamo riallacciare alla prima domanda che mi hai fatto, in commercio, se vogliamo dire, non è una parola giusta, però se andiamo a vedere su YouTube vediamo troppi video di Aikido che sono balletti. Quindi la domanda è valido? Non è valido? Quindi dipende che Aikido fai, questo è il discorso. Allora vediamo che Aikido fai e poi ci riagganciamo alla domanda che mi hai posto. Ok, quindi è possibile fare un Aikido che sia efficace? Sì, ancora sì. Ok.
se manteniamo i valori. Sì. Quindi se manteniamo determinati valori, se trattiamo l'Aikido ancora come arte marziale, Ok. perché in tanti dojo non la trattiamo più come arte marziale. Quindi non c'è sincerità nell'attacco. Non c'è sincerità nella presa, non c'è sincerità nell'attacco, perché tanto Uge già sa quello che deve fare, quindi anticipa il movimento, e quello secondo me non è sincerità. Qualcuno potrebbe soffermarsi sul fatto che c'è la spada, ci si difende dalla spada, quindi non è solo quello, c'è molto di più. L'Aikido è molto di più. È vero, fa riferimento a, se vogliamo, attacchi un po' arcaici, però è un metodo di studio, prima di conoscenza di se stessi. Attraverso le prese, chi mai ti afferrerà il polso in una situazione reale. Quello è un principio di studio, un principio che ti può permettere di comprendere come reagisce il tuo corpo di fronte a una presa, come gli attacchi possono essere espressi in diversi modi, possono essere armati, non armati, possono esserci delle prese, possono esserci attacchi simultanei da più persone, però quello che è importante nello studio dell'Aikido è cercare di capire come reagiamo noi di fronte a questi aspetti e imparare a controllare noi stessi per prima. Qui ritorniamo un po' al discorso prima, al discorso psicologico, a riuscire a controllare la propria emotività e a essere lucidi anche in una situazione in cui potrebbe essere in pericolo la nostra vita o di qualcuno a noi caro. Hai mai dovuto usare l'Aikido per difenderti? Sì, qualche volta sì. Vuoi raccontarcelo? No, assolutamente no. Ok. Però ha funzionato. Ha funzionato, devo dire di sì, ha funzionato. Sì, sì, Ok. sì. Anzi, non mi lamento. I live in Berlin, and Berlin public transport is where you meet all and everybody energetically, violently, and yeah, sometimes like really in a way of attacking you. So I have had a man attack me with his head. He came up to me and he hit me forward with his head. And through my Aikido, I learned to blend. So I went way back and I said, "What's wrong with you?" "Well, let's go outside and let's fight." And he hit me again, and I went like back, and I went straight to his neck. It went up to here. And that was exactly the reaction I needed, because he reached out to me and he gave me his arm. And through him giving me his arm, I could do perfectly a Sankyo on him, and he was down like this. So I had him controlled, but the situation around me was such that there were other people who wanted to be involved. So another guy grabbed him around his neck and pulled him out of the train and hit him into a container. So he had like a big bruise here. And he was outside. It was not even my story anymore. It was this guy's story. So things get involved, and you don't really know where they end up. But at least I blended with his attack. And I gave him to another person who wanted to finish him off, which was not my intention. But you won't believe this is what happens in real life. Mi è capitato in fase iniziale dello studio dell'Aikido, una situazione che in realtà si è risolta in pochissimo tempo, però è stata l'unica occasione. Il mio maestro, Fausto De Compadri, che è appunto il maestro che mi ha trasmesso la passione per l'Aikido e che porterò sempre dentro me e negli insegnamenti che do ai miei allievi, una volta mi raccontò di un'occasione in cui dovette difendersi da due persone che lo aggredirono all'uscita dello studio commerciale nel quale lavorava. La capacità di difendersi da parte sua c'è stata, proteggendo appunto se stesso e le cose che volevano portargli via, insomma, applicando appunto delle tecniche di Aikido che, se applicate in modo corretto, possono portare forti leve articolari e proiezioni. Sai quanti anni aveva, per curiosità?
all'epoca aveva attorno ai 55 anni. Ok, quindi non serve essere grandi e forzuti per... No, la bellezza dell'aikido è che può essere praticato in modo continuativo da adolescenti fino a quando si può stare sul tatami. Sensei stesso praticò aikido fino a pochi giorni prima della morte. Ha senso dire che un'arte marziale è meglio di un'altra? No, non ha senso. Ritorniamo sempre lì, dipende sempre come ti viene insegnata, la passione con cui ti viene insegnata e tante altre cose. Poi dipende lo stato fisico e lo stato mentale di come pratichi quell'arte marziale. Siamo sempre lì, c'è chi viene per passare il tempo e non sa come passare l'inverno a fare lezione, c'è chi viene per imparare l'arte marziale, quindi ti puoi trovare la cintura nera che ha fatto anni perché non sapeva dove passare l'inverno e con la cintura bianca che va per imparare E la cintura bianca? e la cintura bianca restituisce la cintura nera. Siamo sempre lì, Sì. il punto cardine secondo me è come uno pratica l'arte marziale, Chiaro. come si pone, quello è. Sono nel mondo delle arti marziali da tanti anni, ho cominciato che avevo 7-8 anni, sono cintura nera terzo dan di judo, sono quinto dan di aikido, ho praticato del karate, ho tanti amici che praticano diverse arti marziali e ciò che ci divertiva, soprattutto da più giovani, era effettuare quello che chiamavamo scambi culturali, ovvero ci si trovava e ognuno applicava le proprie tecniche in situazioni di combattimento o in situazione anche di studio. Più avanti vado nel cammino dell'aikido, più capisco che i principi che legano le arti marziali sono univoci. D'altronde abbiamo tutti due braccia, due gambe, una testa e un corpo. I principi che legano il movimento sono quelli e sono legati al corpo umano. L'espressione di come viene manifestata un'arte marziale è solo una modalità poetica di scrittura. Uno può scrivere un romanzo, uno può scrivere una poesia, uno può scrivere un thriller, è solo un adattamento di come voglio esprimermi. Nelle mie corde c'è l'aikido. You know, if you're in war, then, you know, weaponry will be deciding about the sides. If you're in competition, then, you know, one martial art against the other, it doesn't really improve or show that one is better than the other. Aikido, especially if we talk about Aikido, Aikido doesn't have any competition. We don't compete because we are trying to prepare ourselves for the real event when it happens. And that is very rare. In our society, in Western society, we're pretty safe. We're not in war. So, you know, to use martial arts to prepare for war is one side. But to use martial arts to prepare for everyday life, I don't think there is any better than the other. Joe Rogan dice ad esempio che il judo è meglio dell'aikido come efficacia. Cosa ne pensi tu? Secondo me judo e aikido, come dicevo prima, appunto assieme ad altre arti marziali hanno molti fattori in comune. Però vorrei rispondere raccontando un aneddoto. Si dice che praticamente Jigoro Kano attorno al 1930, guardando un'esibizione di O-sensei davanti all'imperatore, commentò la dimostrazione di O-sensei come il suo budo ideale, tant'è che successivamente inviò anche dei suoi allievi a comprendere un po' alcuni principi base dell'aikido. Lo stesso Minoru Mochizuki fu poi il fondatore dello Yoseikan Budo, una scuola appunto marziale che fonde judo e aikido nella sua pratica. Questo sta un po' a
significare quanto ogni arte marziale abbia un po' da imparare da tutti quanti. E quindi come ha influenzato la tua vita l'Aikido? L'Aikido ha influenzato tantissimo la mia vita. Ho avuto la possibilità di conoscere dapprima un maestro e successivamente anche altri che hanno trasmesso quello che è fondamentale nella pratica di un'arte marziale, la passione e la curiosità di andare a vedere un po' oltre quello che è la pratica che si fa al dojo. Non accontentarmi mai, la voglia sempre di conoscere nuove cose. Nel corso degli anni sono emersi tutti quegli altri aspetti strettamente collegati all'Aikido, l'etichetta, la disciplina che c'è all'interno dell'Aikido, la capacità di esprimere una filosofia di vita. E nel corso del tempo ho compreso come effettivamente l'Aikido possa essere utile a me stesso e trasformare me stesso in qualcosa di utile per la società. L'Aikido che cos'è? Secondo me, poi ognuno ha ragione come pare, l'Aikido per me è una persona che ti segue passo passo, ce l'ho da 27 anni e continua a avercelo. Okay. Ma questo non lo trovi in altre arti marziali? No, non lo trovo in altre arti marziali. Ok, perché secondo te? Perché in altre arti marziali dipende quale arte marziale parliamo, c'è diciamo un discorso di marketing, per carità, non sto dicendo che non ci deve essere, però nei sport da combattimento ormai va per la maggiore il marketing e anche in altre arti marziali non importa lo scopo il risultato, ma è il guadagno che l'SD o il maestro deve ottenere. Quindi nell'Aikido c'è ancora quella tradizione che si tramanda. Okay. Quindi ancora, diciamo, resistiamo, tra virgolette. Aikido is my life. I decided to follow the path of non-resistance, of love towards people who have maybe not the best interest in me, but at the same time staying safe and staying protective, and to practice this kind of art is something that is very important for the coming humanity. Ah, rieccoci. È stata un'esperienza veramente entusiasmante. Vi lascio in descrizione un articolo che abbiamo scritto sul seminario. Quindi, che cosa ho portato a casa dalle interviste? La conferma che l'Aikido non serve solo per i disarmi. L'Aikido è utile anche nella vita quotidiana, anche per difendersi sulla strada, lo abbiamo sentito. L'Aikido è armonia, l'amore è armonia, quindi è molto facile associare l'Aikido all'amore. Tuttavia l'Aikido non è il fine, ma il mezzo per raggiungere l'armonia. Qualcuno lo interpreta facendo una specie di danza armoniosa, delicata. Qualcun altro usa i suoi principi marziali per riportare la pace concludendo il più velocemente possibile un momento di conflitto. Ecco, questo secondo me è il punto. Si studiano i principi dell'Aikido. Non è possibile studiare l'Aikido portando fino in fondo le tecniche, altrimenti rimarremo senza nessuno con cui praticare. Ed è anche per questo che non ci sono competizioni di Aikido. Non è solo una questione filosofica. Andremo a fare del male alle persone. Quindi a lezione si studiano i principi da poter usare in caso di bisogno. Di sicuro non in una competizione dove, giustamente, ci sono delle regole volte a evitare che i contendenti si facciano troppo male. Quindi l'Aikido è l'arte marziale migliore? Tutti a fare Aikido? No, piano. Come ognuno di noi ha dei vestiti che preferisce più di altri perché sono più comodi o ne esaltano la figura. Allo stesso modo ognuno preferirà un'arte marziale ad un'altra in base alle proprie caratteristiche, sia fisiche che mentali. Quindi praticate l'arte marziale che più vi piace, fatelo con passione e rispettate le altre. Dopotutto il rispetto è uno dei valori che insegnano le arti marziali. E voi cosa ne pensate? Cosa avete portato a casa da questa intervista? Vi leggiamo nei commenti e... Domo arigato, gozaimashita.
L'Aikido ha influenzato tantissimo l'Aikido. Sì, cut.